Sentimentale. Ciao a tutti, mi chiamo Donato Paravox. Quindi sì, insomma, mi interesso di musica e cerco di fare il più possibile musica a tutti i livelli, aiutando le persone o comunque anche che mi faccia bene a me. Siamo in un posto che a me è molto a cuore, si chiama Catacombe. Fondamentalmente è uno scantinato, però è qualcosa che nella Berlino degli anni 90 andava molto in voga, e qua organizziamo dei concerti o degli eventi artistici che possono aiutare le persone ad andare sul palco, cosa molto importante visto che non si può stare sempre chiusi in camera come ho fatto io per circa 20 anni, e fare la propria roba, perché alla fin fine hai voglia di far conoscere le cose tue agli altri. Es wurde mir gesagt und ich habe es so gelernt. Am Ende wer versagt, ist derjenige, der erbt. Greife Richtung Himmel und schmeiß es auf den Boden. Leben ist ein Film, der steht raus aus jeder Mode. Schadenfroh unter jedem Niveau. Alles dreht sich nur um dich, wie die Dokus von Gusto. Schadenfroh unter jedem Niveau. Alles dreht sich um dich, wie in deinem Büro. Il problema era quando poi ho dovuto portare le mie cose fuori, i miei prodotti musicali fuori, e metterli a giudizio della gente, che è una cosa che nella nostra società succede con ogni cosa. Sembrava che ci fossimo capiti, partendo dall'inizio per finire infreddoliti, rompendo il ghiaccio delle Dolomiti. Una conversazione può salvare la vita di certe persone che sono delle viti. Parlo un po' di me per avere un background, per sapere più o meno da dove vengo, cosa faccio e forse anche un po' perché. Mi interesso di emozioni e sentimenti principalmente. Andiamo bene. Un po' generica magari da dire, però è il tema principale di questi video di cui è il tema principale dei video che vogliamo andare a realizzare. Sono nato a Roma da due genitori di nazionalità diverse, quindi sono cresciuto bilingue, e nella mia famiglia sì, l'arte era una cosa molto importante, però non tanto quanto la professionalità e l'ambiente professionale, quindi l'arte c'era, però non veniva trattata moltissimo. Io sono sempre stato appassionato di musica rap principalmente. Widersprüchlich, für viele unverbrüchlich. Ich tanze mit den Zorn oder mit der Wut, wenn der Ärger dann vorbei ist, alles wieder gut. Ai 17 anni ho conosciuto Emanuele, un amico mio del passato. Mi sono potuto addentrare nella scena rap romana, una cosa che mi ha fatto molto bene, perché ho conosciuto tanta altra gente che comunque sia mi aiutava nel mio percorso musicale. Un altro di questi che mi ha aiutato è stato DJ 3D di una crew romana che si chiama Torre di Controllo. Quando l'ho conosciuto ero molto curioso di vedere come si facesse a livello tecnico la musica che mi piaceva, e una volta che avevo imparato questa cosa sono andato avanti da solo fondamentalmente. È stato molto importante per me questo, perché mi ha portato a prendere delle decisioni poi verso la metà dei miei 20 anni esistenziali. Per cui mi sono trasferito a Berlino circa 11 anni fa, per fortuna che avevo la lingua tedesca e mi sono potuto addentrare nella società berlinese con più facilità. A un certo punto della mia vita a Berlino ho avuto una specie di epifania, e ho deciso di dovermi occupare di cose un pochettino un po' solide della gastronomia. Insomma, non mi erano più importanti i soldi, ma mi era importante il lavoro che avessi fatto poi su me stesso e il lavoro che mi avrebbe portato ad aiutare altra gente. Per cui sono entrato nell'ambiente sanitario tedesco, all'inizio come badante, molto semplicemente, mi occupavo di persone anziane e persone con handicap, e poi ho scoperto che si poteva studiare la musicoterapia. Una cosa che ho iniziato a fare, purtroppo non ho finito gli studi, per cui no, non sono laureato. Sono una persona che ha affrontato come poteva meglio questo tipo di percorso nella musicoterapia, che mi ha fatto comunque molto bene. Continuo a leggere, continuo a interessarmi e soprattutto lavoro nell'ambiente che più mi piace, lavoro con persone che hanno malattie mentali. Cerco di aiutarle durante la giornata nella programmazione e nella progettazione, diciamo, della loro vita. In questo utilizzo ovviamente le nozioni che ho imparato durante gli studi di musicoterapia e l'esperienza che ho fatto su me stesso. Non so esattamente in italiano come si dice in italiano. Eine tiefe Analyse, cioè vanno nel profondo, quindi diciamo che cerco di capire il perché
faccio delle cose oggi. Poi ci sono vari tipi di terapia che si possono affrontare, questa è una che comunque mi ha permesso da 4 anni di avere degli strumenti molto 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 importanti. Sì, gira tutto attorno alla musica o comunque all'arte in generale, però la musica è il mio... Mein Glauben ist versetzt seit dem Tag du gestorben bist. Habe so viel Liebe für die Menschheit, ich glaube nicht. Bleibe souverän, auch in einer Pandemie. Mit Verstand und Gefühl lebe meine Strategie. Però quello che vogliamo fare qua è anche andare a prendere in considerazione diversi tipi di media artistici, che possono andare dai libri alla musica, ai film, agli NFT, investi nella cripto. E quindi andremo a affrontare diversi tipi di media artistici e metterli sotto la lente di ingrandimento dal punto di vista sentimentale ed emotivo. Questa non so se è una cosa nuova che succede, però sento che è molto importante in questo periodo, in questo inizio di secolo, anche se siamo già nel 2022, siamo ancora agli inizi, dover parlare dei nostri sentimenti, perché è una cosa che non spesso succede e soprattutto quando succede spesso non si hanno le basi cognitive per poter affrontare poi il tema emotivo, emozionale. Du könntest fragen und ich könnte antworten. So wie viele Baumsorten, so wie viele Fluchtpforten fort. Von irgendeine Grenze mit Tänze über die üblichen Widerstände. Allora, uno dei motivi per cui comunque sia vorrei girare questi video riguardo alle sentimenti e alle emozioni è l'importanza che per me l'intelligenza emotiva ha nella presa delle decisioni quotidiane. E soprattutto non vorrei dire una baggianata, ma credo che le cose più importanti che siano successe durante la storia dell'umanità siano successe per qualcuno si è fatto prendere dall'emozione o dal sentimento che stava provando in quel momento. Smetti di peccare, sodomita fornicatore! Ti purificherò col mio... Alles auf den Loop, Teufelskreise neben die Nacht. Nach jeder meiner Schlacht bin der Einzige, der lacht. Reagiere auf den Schmerz, manchmal sehr komisch. Vergebe mit dem Herz, die Hälfte meiner logisch. Wow.